Viviamo in un tempo in cui il mondo è attraversato da molti conflitti. We live in a time in which the world is crossed by many conflicts. La società è piena di dissidi, di liti fra gli individui, fra i gruppi, fra gli stati. È un mondo molto agitato. The society in which we live is full of disagreements and fight among individuals, among states and countries. It is a very restless world. Anche i tribunali sono pieni di cause da discutere, persone contro persone, gruppi contro gruppi. In Italia non riescono a evadere le pratiche tanto numerose sono nei tribunali. The judicial courts are full with millions of legal causes, persons against persons, groups against groups. The tribunals cannot respond to the demands of lawsuits and trials. La causa di tutto questo non va cercata all'esterno dell'essere umano, come cercano di fare i sociologi, i filosofi, i politici, tutti quelli che si occupano del bene degli esseri umani in generale. The cause of this is not to be found outside man, as sociologists and politicians and philosophers try to do. La causa di tutta questa inquietudine si trova dentro l'uomo stesso, all'interno dell'uomo. The cause of this restlessness is within the man himself. Perché che cosa manca all'essere umano? Manca una cosa fondamentale, il vero amore. Why? What is a man lacking within himself? He's missing true love. Che cos'è il vero amore? Perché si parla di amore autentico? Perché il vero amore è quello che nasce dallo spirito che è dentro di lui. Why do we speak about true love? What is authentic love? Authentic love is the one that arises from the spirit. L'amore di cui parla il mondo, di cui sono pieni i giornali, le riviste, i programmi televisivi e così via, è un amore che deriva dal livello fisico, dal mondo della materia. Non è amore autentico. The love which the world talks about, in which you can read about in newspapers and you can find on TV, is not authentic love. It's a physical love because it's bound to the world of matter. Da millenni si predica l'amore in tutti i templi, in tutte le chiese, le moschee, le sinagoghe, i gurdwara, ma purtroppo la società è ancora priva di questo amore. For thousands of years in the temples and in the synagogues we have been talking about love, but unfortunately
the society is still lacking this authentic love. Perché il motivo è molto semplice. L'autentico amore deriva da Dio. Se vogliamo sviluppare in noi il vero amore, dobbiamo rientrare in contatto con Lui. The reason is very simple. The authentic love, if we want to find authentic love, we need to find it within ourselves, only through the contact with God. Questo contatto purtroppo è andato perduto. Si parla di Dio, si leggono le scritture, se ne fanno commenti, si diffondono libri che parlano di religione, ma il contatto diretto con Dio è andato perduto. This contact with God has been lost. We speak about God, we read about God, and the books have been written about God, but the true direct contact with God has been lost. Per riportare l'autentico amore all'interno dell'uomo, i maestri vengono appunto in questo mondo a dare loro nuovamente un contatto con Dio. To bring back love within the human body, the human being, masters come to put man again in contact with God. Tutti i maestri di tempo in tempo quindi aprono davanti all'essere umano il grande libro della scienza dello spirito. Le pagine di questo libro meraviglioso, quando arriva il maestro, vengono di nuovo aperte davanti agli uomini. So masters come from time to time to open again the book of knowledge in front of the human being, and they wide open the beautiful pages of this book to man. Ma è il libro della spiritualità, che è un libro non scritto, non può essere letto con gli occhi fisici, deve essere aperto e scrutato e letto con l'occhio dello spirito. But the book of spirituality cannot be read with scientific eyes. It must be read with your inner eye. Maestri vengono appunto per aprire il nostro occhio interiore. Vengono, come diceva il Cristo, io sono venuto per rendere ciechi quelli che vedono e fare vedere quelli che sono ciechi. Masters come to open this inner eye. As Christ said, I came to make those who can see blind and allow to see those who are blind. La vera cecità non è non possedere occhi fisici che vedano le scene di questo mondo, è non avere ancora aperto l'occhio del proprio spirito per poter contemplare la luce della divinità. Questa è la cecità veramente grave di cui soffre l'umanità. Real blindness is not having your inner eye open. This is what our society suffers from.
Così i maestri vengono e aprono davanti a noi il libro della conoscenza. Ci manifestano il potere di Dio che si presenta all'uomo come luce e suono celestiali, capace di risvegliare lo spirito che è dentro di loro e che è addormentato da eoni ed eoni. So masters come to open this inner eye and wide open the spiritual book, the knowledge book in front of us, because our spirit has been sleeping for ages. Loro, essendo in grado di vedere finalmente Dio, la sua manifestazione, finalmente si sviluppa dentro l'essere umano il vero amore, l'amore che nasce dallo spirito. Then we will be able to see real love, authentic God, the love that arises from the Spirit through His manifestations. C'era un discepolo prediletto di Gesù, era Giovanni, il più giovane di tutti. Scrisse alcune lettere meravigliose. Una di queste sue lettere dice: chi ama suo fratello dimora nella luce. There was one disciple of Jesus, his favorite, and that was John, the youngest of all. He wrote some wonderful letters saying, anyone who loves their brother and sister dwells in the light. L'amore è la luce e la luce è l'amore. Fra le due cose non ci può essere separazione. Quando vediamo la luce di Dio, allora si sviluppa in noi l'amore per tutti i fratelli. Viceversa, come sviluppiamo amore dentro di noi, allora il vero amore, allora si apre davanti a noi la visione della luce. Love is light and light is love. There is no difference between them. When we see the light, we know what true love is. Anche Maulana Rumi diceva: il segreto che rivela l'autentica conoscenza passa attraverso l'amore. Also, Maulana Rumi said, the secret that reveals the mystery of knowledge is love, goes through love. Quando noi sviluppiamo questo amore per lo Spirito, questo amore per Dio, allora tutti i misteri divini ci vengono rivelati. When we develop with this love for God, then all mysteries are revealed to us. Per questo uno dei mezzi per andare verso Dio è sempre stato indicato come l'amore, perché l'amore è una delle caratteristiche proprio della divinità. Coltivando amore prepariamo il terreno per questo amore più grande che deriva dalla sua visione. This is why love has always been indicated as the means, one means to go to God, because it's a quality of a divinity. If we cultivate love, then we can really reach God.
Anticamente si diceva che chi avesse visto Dio sarebbe trapassato, sarebbe morto. In effetti è veramente così. Per poter vedere Dio dobbiamo morire al mondo dei sensi. E allora rinasceremo nel mondo più glorioso dello spirito. In ancient times they said that those who saw God would die, and in effect it is so. You need to die to the senses, to the physical world in order to see God, but then you're born again in a more glorious and bright world. E San Paolo diceva appunto quella frase misteriosa che oggi i teologi non sanno interpretare, tanto che l'hanno addirittura cancellata dai libri. Io muoio ogni giorno. I teologi non riescono a spiegare come uno possa morire ogni giorno. Si muore una volta sola. E San Paolo ogni giorno era in grado di morire ai sensi, come più volte abbiamo detto, e rinascere nel mondo dello spirito. Saint Paul used to say a very mysterious sentence, I die every day. Theologists were so worried and concerned with this sentence that they even deleted it from the books because they couldn't understand it. But in effect, he used to die every day to the senses in order to be born again into the spirit. Diceva appunto di essere stato crocifisso con Cristo. Era morto per sempre. Non era più lui a vivere, era il Cristo che viveva dentro di lui. He even said he was crucified with Jesus. It wasn't him living in himself anymore, but Jesus himself. Anche Kirpal Singh diceva a volte, fate una tomba del corpo del Maestro, morite in lui, e allora sarete entrati nella vita eterna, ancora prima di entrare nell'aldilà. Also, Master Kirpa Singh used to say, make a tomb with the body of the Master and then you will live forever. I grandi sufi dell'Islam la chiamano Fana fil Sheikh, la morte nel Maestro. The great Sufis call it the death within the Master, in the Master. È l'unica morte che dà la vera vita. It's the only death that grants life. Come diceva Mansur al-Alaj, la mia morte è vivere e il mio vivere è morire. As Mansur used to say, my death is living and my life is dying. I teologi del suo tempo non erano in grado di capire quello che lui diceva e per questo fu messo a morte appunto a Baghdad. The theologists of his time were not able to understand his words, and this is why they put him to death. Anche Gesù aveva realizzato una tale unità col Padre che diceva io e mio Padre siamo uno. Jesus too realized such a unity with the Father that he said, God and I are one.
come fanno due cose a diventare una cosa sola? Se voi prendete per esempio del latte, lo versate nell'acqua, le due cose si confondono, possono più essere separate. So how is it possible that two things become one? For example, if you take milk and you pour it into water, the two liquids are melted and it's impossible to separate them again. Così l'amore genera questa unità, no? L'amato e l'amante non possono più essere separati, diventano un amore solo, quello che tutti vorrebbero realizzare. But love generates this unity. The lover and the beloved one become one. E per questo che Govind Singh diceva: solo coloro che hanno amato hanno raggiunto il Signore. This is why Govind Singh said, only those who have loved have reached God. Ma amare il Maestro, in definitiva, non è così difficile. È più difficile amare nel Maestro tutte le altre persone di questo mondo. Quando ero là in India c'era un cuoco che mescolava quei grandi pentoloni, ma era sempre imbronciato. Quando però arrivava il maestro a visitare la cucina, spuntava sul suo viso un sorriso radioso. La bocca gli toccava le orecchie. Era solo il maestro che era in grado di originare in lui questa trasformazione amorosa. But the love of the Master is not so difficult. It is to love the others around us that is more difficult. When I was in India, there was a cook who used to stir big pots, and he was always with a grim face. But when the Master came by, he had a radiant smile going from ear to ear, because the Master was creating that smile on his face. Per questo Gesù diceva: se amate soltanto quelli che vi amano, che merito c'è? Dovete amare i vostri nemici, benedire quelli che vi maledicono, e allora si acquisiscono veri meriti. This is why Christ used to say, if you love those who love you, then what reward will you have? You need to love also your enemies and bless them. Che per esempio c'è un vicino di casa che è particolarmente molesto, cane che abbaia, è rumoroso, televisione a tutto spiano, così. Se voi riuscite a amare questo vicino così molesto, dopo per gli altri sentireste un trasporto proprio addirittura irrefrenabile. Per questo è importante amare i propri nemici. Il nostro amore si sviluppa in quel modo. For example, if you have a particularly nasty neighbor who keeps the volume of his television very high and who has loud barking dogs, if you manage to love your neighbor, then the love for everybody else will be unstoppable, because love is cultivated through love. Così l'amore è proprio la chiave di volta
della vera coesione, no? In tutti i gruppi sociali. Quando c'è l'amore, allora c'è la concordia, la felicità, no? La gioia. So love is the true glue among society and groups. When there is love, then there is agreement and happiness and joy. Una famiglia in cui regna l'amore è una famiglia forte, no? In cui il benessere stesso prospera, in cui tutti cercano di fare il bene degli altri. E quindi una famiglia simile è veramente invidiabile, è veramente felice. A family in which there is love is a strong family, where everybody loves each other and supports each other. C'era un re che aveva 5 figli. Questi 5 principi si erano accordati, dicevano: quando il nostro padre, il re, non ci sarà più, divideremo il regno in 5 parti. Così ognuno diventerà re. Il regno sarà diviso fra tutti noi. There was once a king who had 5 children. The 5 children agreed among themselves that after the death of the king, they would divide the kingdom into 5 parts, so the 5 princes could all become king on their own. Il re cercava di sconsigliarli, ma mai sembrava che questa decisione fosse stata presa. The king tried to discourage this decision, but it seemed that they had reached their choice. Ecco che un giorno il re invitò questi 5 figli a una prova di forza. Invitò nella sala del trono, e su un tavolo c'era un grosso libro. Adesso vediamo chi di voi è il più forte, chi riesce a strappare questo grosso libro. I principi a uno presero questo libro e cercarono di strapparlo. Non era possibile, era al di là delle loro possibilità, troppo grosso e robusto per essere strappato. So the king decided to invite the princes to a test of strength, and he called them to the throne hall where there was a thick book and asked them to test their strength by trying to tear apart that book. And they all tried one by one, but with all the strength that they could manage, they couldn't tear the book apart. Ad uno provarono e dissero: no, non è possibile, questo è un'impresa sovrumana strappare questo libro. Ecco, il re allora prese il libro, no? Foglio per foglio, lo strappò completamente, con grande facilità. Disse: vedete, se voi separerete il vostro regno, qualunque regnante vicino vi potrà sconfiggere. Il vostro regno sarà perduto. Se invece vi manterrete uniti, allora il vostro regno prospererà. So even if they tried one by one, they really didn't manage and decided that the test was impossible. But the king took the book and started tearing apart page by page with great ease, showing them, you see, if you divide the kingdom
you will be weak. All neighbors will be able to attack you, but if you keep united, then you will be strong. Così l'amore è la vera forza di coesione fra gli uomini. Se nel mondo regnasse l'amore, tutti i problemi verrebbero risolti. Non si creerebbero nemmeno i problemi, perché l'amore è la soluzione autentica di ogni possibile problema. So if love dominated this world and would really be the cohesion force in this world, there wouldn't be any problem, any fights, any conflicts. L'amore è l'unione di tutte le forze. E come dice appunto il proverbio, l'unione fa la forza. La disunione invece crea solo debolezza. Because love is unity and is the solution to all problems. It is by division that we become weak. Ci sono la calce, no? E la sabbia. Sono due polveri, non hanno nessuna forza. Se voi le mettete un pugno lì, al vento, il vento le spazza via con grande facilità, scompaiono nell'aria stessa. Ma se voi li impastate insieme con l'acqua, creano una sostanza così forte da affrontare anche i secoli. Ci sono costruzioni che sono state fatte millenni fa e sono ancora ben forti. Quindi questo è veramente il significato dell'amore, la forza di coesione. If you take putty and sand on their own, the two substances are worthless. But if you mix them together with water, they become indestructible. There are buildings that have been standing for millennia with this substance because it's really strong. The unity of these two elements make it really strong. L'amore autentico che cos'è? È vedere le necessità degli altri. Anche in una coppia, cos'è il vero amore? Voler rendere felice quell'altro. Se ognuno dei due cerca di rendere felice l'altro, sarà felice anche lui. Perché se non rendiamo felice l'altro, come potremo essere felici? Possibile avere accanto uno insoddisfatto che ha il broncio, no? Dice, mio marito mi ha voluto portare a fare lo shopping di Natale. Dice, ma che shopping? Invece sia il marito che la moglie devono essere pazienti, no? E vedere necessità di quell'altro ancora prima che si manifestino. Ma cara, quest'anno non sei ancora andata a fare lo shopping natalizio. What is authentic love is to see the necessity of the others. Also in a couple, true love, authentic love is to make the other happy. Because otherwise, how could we be happy if the other one has always a long face? Quindi la coppia di successo è quella in cui ciascuno fa del proprio meglio per rendere felice l'altro. Allora le qualità di ognuno, le migliori qualità vengono esaltate.
Invece quando non c'è l'accordo escono fuori tutti i difetti. La mia moglie, mio marito fa questo, fa quell'altro, no, fa di tutto per rendermi la vita difficile e così via. Invece di essere esaltati le buone qualità, vengono esaltati i difetti reciproci, i difetti di ciascuno. This is what makes a successful couple, when the best qualities of each other are stand out, while on the contrary, if there is a disagreement, the worst defects come out. Così è anche nella società. Siamo tutti portati a vedere i difetti degli altri e non i nostri difetti. Ma diceva il maestro che se vedete i difetti degli altri, vuol dire che quello stesso difetto è ancora dentro di voi. Se non lo vedreste. But this is what we do. We criticize the others. But even Master Kipa Singh used to say, when you see the defects in the others, it means that you still have that defect in yourself. Per questo il maestro Kirpa Singh, che era sapiente in campo spirituale, ma era anche un grande conoscitore degli uomini, aveva istituito il diario, no? Diceva: criticate voi stessi come critichereste gli altri. Quando tenete il diario, fate conto che quello che state criticando non siate voi, ma sia un altro. Siate severi, non risparmiatevi. This is also why the great Master Kirpa Singh, who was not only wise spiritually speaking, but also had a great knowledge of man, established the daily diary. And he said, criticize yourself as you would criticize the others. Una volta, quando cominciai a essere il rappresentante del maestro Kirpa Singh, in Italia ebbi in mano un modulo di diario. Fino allora non l'avevo mai visto. Io il diario lo tenevo continuamente, no? Attimo per attimo, era scritto dentro di me. C'erano 2 colonne: amore, no? E non violenza. Scrissi al maestro, dice: ma non si potrebbero unificare queste 2 colonne? No, dice: amore, mi scrisse una cosa troppo importante per poter essere trascurata. E la mancanza di amore è veramente uno dei difetti che separa da Dio. When I started being a representative of Master Kirpa Singh in Italy, I first received a diary in which there were only 2 columns, love and non-violence. I never saw a diary before because I used to keep the diary moment by moment. And I wrote to the Master, isn't it possible to unify these 2 columns? But the Master replied, no, it's impossible because love is such a great thing that must be counted on its own. Dio è amore, Dio è gioia. Perché è importante l'amore? Perché rende felici. Quando noi vediamo uno che amiamo, il nostro cuore si apre. Sentiamo un'onda di felicità dentro di noi. Quando invece vediamo qualcuno che non amiamo,
il nostro cuore si rattrapisce, i nostri sensi si ritirano dentro se stessi. Why is love so important? Because love is joy. When we see someone who loves, then our heart opens. But on the contrary, when we see someone who cannot love, our heart falls on himself. E allora quando riusciamo a amare tutti, vedendo splendere sul loro volto il Dio che è dentro di loro, e allora viviamo veramente felici. Sono aperte davanti a noi le porte del paradiso terrestre. E quello Gesù diceva che il regno di Dio è dentro di noi. Dobbiamo aprire la 10ª porta, che è spalancare la porta dell'amore. Allora vivremo veramente come in paradiso. When we manage to love everyone, it's because we will be able to see God in everyone. Then the book of knowledge will open in front of us. The doors will be open when we open the 10th door, and then we will really see the light and true love. E l'amore si esplica anche verso gli animali, no? Verso tutta la natura, rispettandola, non inquinandola, verso gli animali attraverso una dieta vegetariana, in modo da rispettare la loro esistenza. Love is also revealed towards nature and all animals, towards nature by not polluting it, by respecting it, and towards animals by not eating them through a vegetarian diet. Naturalmente lo scopo più importante, lo scopo primo che indicano i maestri per la dieta vegetariana è mantenere la mente pura, tranquilla, serena, predisporla così alla meditazione. Questo è lo scopo più importante della dieta vegetariana. But of course, the primary scope of a vegetarian diet indicated by the masters is to have a pure mind, a calm mind. Da questa ne conseguono poi molti altri, che sono il rispetto degli animali e la salute, perché la dieta vegetariana è la migliore sotto ogni punto di vista. And from these other aspects arise the vegetarian diet is the best from different points of view, from the point of view of health and the respect towards animals. I maestri però non raccomandano, non sposano nessuna particolare dieta. Per loro è importante che la dieta mantenga la mente tranquilla e pura. Una dieta che sia vegetariana, che escluda carne, pesce, uova, alcolici, quelle cose che agitano la mente. Gli altri prodotti, da questo punto di vista, possono essere tranquillamente assunti. Cereali, legumi, verdura, frutta e anche i latticini mantengono la mente tranquilla. Masters don't suggest a particular diet, just a diet that calms the mind. In particular, a vegetarian diet is a diet that excludes meat, fish, eggs and alcohol, because they
render your mind restless, while if you eat cereals, legumes, fresh fruit and vegetables, and also dairy products, then you are granted a calm mind. Poi per la propria salute personale uno può fare anche altre scelte. Attraverso il tempo ci sono state diverse diete che hanno avuto successo, no? C'era la macrobiotica, per esempio, era molto diffusa, prevedeva soprattutto cereali cotti, no? C'erano persone che dicevano di guarire dal tumore. Ci sono poi invece le diete crudiste, no? Che mangiano tutto crudo. Penso che il Persing dava un'indicazione molto importante, no? Ognuno ha la propria dieta, che è la più adatta per lui. Quello che può essere nettare per uno può essere veleno per un altro, perché ciò che il nostro organismo non assimila, che produce malattie. Through the time, there have been many different diets, from macrobiotics to eating raw food. But what is important is that one finds the right diet for his own. Master Kirpa Singh used to say something very simple. What is good for you may not be good for the others. It could be toxic for you and good for someone else. Just follow your body. Quindi nell'amore universale è compreso innanzitutto il nostro spirito. Se abbiamo amore per il nostro spirito, dobbiamo mantenere in buona salute la sua abitazione. E quindi cercare di evitare quei cibi che constatiamo non sono assimilati, no? Creano disturbi al nostro organismo. Allora anche questo rientra appunto nel rispetto del nostro spirito. Within universal love, it is also included love for your spirit, and therefore we need to maintain healthy and fit the house of the spirit, which is our body. In this sense, the diet must respect our body, and whatever food is not assimilated, we can dismiss it. Ecco, quindi l'amore è veramente ciò di cui il mondo ha un grandissimo bisogno. Come una terra arida ha bisogno della pioggia, così il mondo nella nostra epoca ha bisogno di amore. So love is really what the world needs, just like dry land needs water. This is what really this society and world need, love. Così noi che abbiamo avuto la fortuna di risvegliare dentro di noi questo autentico amore, dobbiamo essere poi coloro che lo portano nel mondo, lo espandono il più possibile ovunque essi vadano. E allora diventano veramente gli ambasciatori del Maestro, no? Gli ambasciatori dell'amore. We have been lucky enough to have this love be born again within us, this authentic love. So we must bring our love all over the world, into the world, by contaminating everybody else's, and we will become the ambassadors of the Master